Ciao a tutte e buone feste. Oggi è un progetto per me rilassante. Oggi biscotti, nel senso che realizzerò un'etichetta in tessuto con la scritta biscotti. Questa scritta verrà eseguita da me col free motion. Adesso vi farò vedere passo passo come si fa. Ma se volete realizzare il ricamo a mano lo potete fare, saltate questo passaggio e lo ricamate a mano. Questa etichetta andrà ad abbellire il mio portabiscotti, lo voglio vestire, quindi ho deciso di fare l'etichetta, qualche biscottino così, qualche ciondolina a biscottino, se non erro si chiamano occhi di bue questi, vi farò vedere quanto è facile, sicuramente molti di voi lo sapranno già realizzare, io lo faccio sempre vedere, magari a chi è alle prime armi ha piacere di realizzare un biscottino, vi farò vedere anche come si realizza questo biscottino con il panno Lenci, poi servirà del tessuto chiaramente per fare l'etichetta, dell'elastico che potete scegliere l'altezza a vostro gusto, il mio sarà di 2,5 cm, un tessuto che rivestirà questo elastico, dell'ovatta a fiocchi, dell'imbottitura piatta o il filtro K da mettere successivamente quando andremo ad assemblare, una volta fatto il ricamo, l'etichetta, e il piedino per free motion, ma se non l'avete potete anche non mettere nulla, adesso vi faccio vedere. Del panno lench, del tessuto a vostro gusto e un'altra cosa, successivamente, non in questo tutorial ma nel prossimo, vi farò vedere anche il soggetto carinissimo che metterò per coprire il tappo, che potrete poi togliere e mettere a vostro piacimento. Oggi faremo solo l'etichetta e il biscottino. Vi ricordo sempre che giù nella descrizione del video vi posterò sempre il cartamodello gratuito, però adesso darò anche le misure dell'etichetta per chi magari non può scaricarlo. Allora, iniziamo. Questa ho dato la forma di questa etichetta, ma se volete, chiaramente essendo un'etichetta un po' particolare, potete fare anche l'etichetta ovale o anche rettangolare. Allora, questa mia etichetta misura 10 centimetri e mezzo per un'altezza di 7 centimetri. Quasi sulla metà ho scritto in corsivo la scritta biscotti, ma se volete potete anche scriverlo in inglese, potete scrivere qualsiasi tipo di ricamo a vostro gusto, ehm, a vostro piacimento. Come fare per ricalcare, io che ho scritto anche biscotti nel cartamodello, come fare per ricalcare questo piccolo aiutino che vi do, per ricalcare la scritta sul tessuto. Allora, per prima cosa, io l'ho già scritto con la penna cancellabile, con la friction, e dietro ho stirato un po' di fliselina termoadesiva, perché necessita farlo ragazze, perché nel momento in cui andremo a realizzare col free motion il ricamo, il tessuto si potrebbe anche arricciare, quindi è sempre meglio mettere o uno stabilizzatore, quello che si utilizza quando si usa la ricamatrice, oppure stirate un po' di fliselina termoadesiva, o se non la volete stirare perché magari dopo la volete togliere, la puntate con degli spilli che utilizzerete molto sottile, vi mettete attraverso la finestra con la luce del sole e vi calcate la scritta. O con uno stabilizzatore idrosolubile posizionate il tessuto, poi appoggiate questa scritta, prendete lo stabilizzatore, lo appoggiate su e ricalcate la scritta e poi andate a ricamare direttamente sullo stabilizzatore idrosolubile. Una volta che avrete finito il ricamo, lo bagnate e si scioglierà e il vostro ricamo sarà perfetto. Comunque, spero di essere stata chiara. Allora, prendete un tessuto, adesso do la misura, che misura 11,5 per una larghezza di 15 centimetri. Adesso prepariamo la macchina. Questo tipo di ricamo a me piace molto perché non essendo preciso, diciamo così, usiamo questo termine, è proprio bello proprio per questo, molto artigianale. Comunque adesso vi faccio vedere con piccole accortezze quanto è facile fare il free motion. Allora, per prima cosa, di solito vi danno in dotazione, quando acquistate la macchina da cucire, una specie di chiavetta, di giravite, chiamiamolo così, e a volte anche questo piedino per fare il free motion. Ha una molla qui, ehm, oppure, ripeto, se non avete questo tipo di piedino, potete fare anche senza, solo con l'ago. Cosa si fa? Io parlo per la macchina elettronica perché io ho avuto, da quando ho iniziato a cucire, solo macchine elettroniche, quindi non vi saprei dire, ve lo dico con sincerità, come si fa nella macchina meccanica. Io vi parlo della macchina elettronica. Allora, prendete il giravite e dovete togliere
svitando la vite che c'è qui, tutto il piedino, tutto quanto, così svitate un po' la vite e togliete tutto il blocco del piedino tradizionale che utilizziamo quando dobbiamo cucire. Se avete il piedino, utilizzate il piedino, se non l'avete, stringete la vite e usate solo l'ago. Io adesso prendo il mio piedino e lo vado ad installare qui, però adesso sposto la telecamera così avete una visuale più chiara. Allora, qui c'è il mio piedino, adesso lo inserisco. Qui c'è questa parte qui che deve andare qua dove abbiamo svitato la vite. Lo mettete bene, posizionatelo bene, poi girate prima a mano la vite, poi prendete il vostro piccolo giravite e stringete per bene. Usate un ago per ricamo embroidet oppure un ago 80. Allora io vado a fare una prova per vedere se l'ago scende e il piedino è perfettamente messo bene. Ok, e questo è il primo passo da fare. Adesso dobbiamo abbassare le griffe. Nella mia macchina da cucire, dietro, c'è questo pulsantino. Io lo devo spingere sul lato opposto così e mi si abbasseranno le griffe. Ok? Quindi, solitamente, vedete nella vostra macchina a volte basta togliere tipo il cassettino e ve lo ritrovate dietro. Questo dipende, ripeto, dal modello della vostra macchina da cucire. Comunque, solitamente sta dietro. Adesso dovete inserire normalmente il filo e dovete adesso pescare anche il filo sotto, mi raccomando, quindi andate, tirate un po' questo filo così, portate su l'altro, magari vi aiutate con qualcosa e lo tirate fuori, eccolo qui. Questo è importantissimo ragazzi perché altrimenti nel momento in cui iniziamo a ricamare il filo sotto si aggroviglia al 100%. Quindi una volta presi tutti e due i fili iniziamo il ricamo. Allora, cosa dovete fare? Come dovete muovere le mani? Le mani devono stare ferme sul tessuto. Allora, questo è un ricamo a mano libera, cioè siete voi che dovete spostare il tessuto. Per prima cosa dobbiamo regolare la tensione e la lunghezza del punto. Allora, adesso sistemiamo lunghezza punto e la tensione. Io normalmente tengo la tensione a 4. Questa volta la porto a 3,5, però mi raccomando fate delle prove sul tessuto di scarto per vedere come vi viene il punto, se sotto si aggroviglia il filo, eccetera. Le prove vanno fatte sempre. La lunghezza del punto, che solitamente la tengo a 2,5, la abbasso e la porto a 0,2, proprio la più bassa che ho. Fatto questo, possiamo iniziare. Dato che non posso fare il fermapunto, quindi bloccare il punto per evitare poi che si scuce tutto il ricamo, perché le griffe sono abbassate, quindi giustamente non si può fare il fermapunto, che facciamo? Prendete questi due fili, teneteli, e dobbiamo dare solo, prima di iniziare il ricamo, dobbiamo fare un paio di punti per bloccare il filo ed evitare che una volta fatto il ricamo e lavando poi successivamente il tessuto, il ricamo si possa sfilacciare, possa andare via. Quindi abbassate il piedino e adesso date due punti quasi sullo stesso punto. Una volta fatto, io ne ho già dati anche tanti, ma ne bastano un paio, iniziamo a ricamare. Le mani le dovete tenere ferme, siete voi che dovete spostare il tessuto così con le mani, dovete seguire il disegno delle lettere. Inizio con la B e seguo, facilissimo, dovete solo prenderci la mano, seguo il disegno della B. Fatelo piano piano all'inizio, fino a quando prendete dimestichezza. Il bello di questo ricamo è che anche se non è, diciamo, alla fine un punto regolare, è proprio rustico, è bello, è proprio artigianale, a me piace tantissimo. Quindi io ho già fatto la B e adesso passo alla I. Quindi anche se non centrate esattamente dove avete fatto la scritta, non fa nulla.
anche perché alla fine del ricamo dobbiamo rifarlo nuovamente, dobbiamo tornare indietro, così il ricamo prima di tutto sarà ben evidenziato e secondo, se non abbiamo fatto delle linee regolari, non dobbiamo passarci sopra, possiamo anche sfiorare la linea che abbiamo fatto. Adesso già sono alla S, adesso vado a formare la C. È più facile farlo che spiegarlo. Adesso torno indietro e vado a fare la O. A me questo tipo di ricamo mi rilassa tantissimo, anche perché sono concentrata su quello che sto facendo. Sono arrivata alla O, vedete come muovo le mani piano piano piano. Sono io che decido la lunghezza del punto. Ora sono alla T, salgo su, poi scendo giù, mi fermo perché devo fare la bacchetta alla T, ecco, quindi mi sposto a sinistra e poi vado a destra, facilissimo, poi scendo giù e vado a fare la stessa cosa con l'altra T. È bellissimo, ragazze. E poi vedrete che bell'effetto quando l'etichetta sarà pronta. Adesso vado a fare la bacchetta all'altra T. Velocizzo, ragazzi, e poi vi faccio vedere anche come si fa il cuoricino. Appena finisco, quindi arrivo alla fine, quindi alla I, torno indietro. Sono arrivata alla fine. Allora, adesso do sempre un paio di punti da ferma, quasi ferma, dopodiché vado a attaccare, così ve lo faccio vedere. Questa è la scritta, guardate che bella. Io sto utilizzando un filo di colore marrone ed è su questo tessuto grezzo ha un bellissimo effetto. Adesso dobbiamo tornare indietro, però prima di tornare indietro, vedete, il filo non mi si è aggrovigliato proprio per niente, perché le impostazioni sono messe bene. Vado a fare il cuoricino e vado a fare solo il contorno del cuoricino, solo il contorno. Non vado a riempirlo dentro, ma se voi volete potete anche riempirlo dentro. Quindi inizio, do sempre 2-3 punti da fermo per bloccare il punto, altrimenti poi diciamo si sfilaccia e vado a fare il contorno. Stessa cosa all'altro cuoricino. Se non volete fare il cuoricino fate tanti punti quasi uno vicino all'altro per simulare il puntino della I. Altra cosa importante, quando staccate il filo dovete tirare fuori l'altro, altrimenti il filo si aggroviglia. Quindi tenete il filo così in tensione, abbassate l'ago e tirate su l'altro. Aiutate, ecco qua, abbiamo pescato l'altro filo e adesso vado a dare dei punti qui al cuore quasi da ferma, ecco qua l'altro, e faccio il contorno del cuore. Ho fatto tutto il punto intorno alla sagoma, adesso che sono arrivata al centro do sempre qualche punto così, un paio di punti e taglio il filo. Adesso vi faccio vedere il cuoricino, ma tanto poi ci devo ripassare nuovamente perché io lo farò 2 volte, ma vi consiglio di farlo 2 volte perché se no si vedrà proprio appena. Vedete, ho fatto il contorno al cuoricino, stessa cosa farò l'altro. Dopodiché, non appena avrò fatto anche questo cuoricino, parto sempre dalla fine e vado a rifare tutto quello che ho fatto all'inizio, quindi ripassare non per forza sopra lo stesso punto, ma anche accanto. Il bello del free motion è proprio questo, il punto irregolare. Adesso che ho ricalcato 2 volte, sono andata 2 volte sul cuoricino, inizio dalla fine e torno indietro e vado a rifare la stessa scritta. Ripeto, non c'è bisogno di ripassare sopra lo stesso punto, ma anche accanto, è bello comunque. Quindi date sempre all'inizio qualche punto quasi da fermi, vi spostate magari di qualche millimetro
un paio, ne bastano 3, e iniziate e fate il ricamo. È bellissimo ragazze, è bellissimo. Ora scendo e vado a rifare le stesse lettere. Adesso velocizzo ragazze perché ripeto i passaggi sono solo questi. Allora ragazze, io ho finito il ricamo, adesso vado a stirare e ve lo faccio vedere bene. Cosa bisogna fare adesso per tirare in fuori le griffe? Dovete riposizionare questo come era prima, ma le griffe restano ancora sotto, non vi preoccupate. Dovete dare con la manopolina, questa, dovete girarla così, abbassate l'ago e fate fare un bel giro così, così, girate, girate, vedete le griffe usciranno fuori. Poi togliete il piedino perché non serve più, svitate e rimettete, riposizionate il piedino tradizionale con tutto il supporto del piedino, quindi svito, vado a togliere questo e vado a rimettere tutto il supporto qui, così lo rimetto, avvito prima con le dita e poi vado a stringere bene col mio bel giravite tondo, così, e vi rimettete il vostro bel piedino. Ricordatevi di riposizionare la tensione, io la rimetto a 4 e la lunghezza del punto la rimetto a 2,5 e metto inizio e fine blocca punto perché nella mia macchina lo posso impostare. Ecco fatto. Adesso vado a stirare e vado a togliere i segni della penna cancellabile. Dietro non c'è nessun roviglio. Allora, ho stirato e questo effetto a me piace tantissimo, proprio perché le linee non sono regolari. Allora, adesso cosa facciamo? Prendiamo il cartamodello. Sul cartamodello troverete qui dei trattini, questi qua dovete, è la linea guida dove dovete scrivere. Cosa dovete fare? Dovete piegare su questa linea e posizionarla così, in questa maniera. Quindi la B è qui, la I è qui. Mettete dei puntini di riferimento, così, del cartamodello, della larghezza del cartamodello. Quindi centratelo. Dopodiché abbassate il cartamodello e disegnate la sagoma. Ecco qua, qua ci sono i due puntini che ho tracciato con la penna cancellabile e adesso vi andate a disegnare sul dritto la sagoma. Dopo aver disegnato la sagoma dovete anche mettere questi segnetti. Allora, perché questi segnetti? Perché qui e qui successivamente, adesso vi faccio vedere, andrò ad applicare l'elastico rivestito col tessuto. Però il mio elastico misura 2,5 cm di altezza. Quindi se voi avete questo tipo di elastico, mettete questo da 2,5 cm. Se ce l'avete più piccolo, magari da 1 cm, lo dovete posizionare sulla metà del cartamodello, perché questo poi chiaramente dipende dalla misura dell'altezza del vostro elastico. Quindi vi centrate la metà, qui ad esempio c'è la metà, e poi calcolate se è da 1 cm sulla metà, calcolate mezzo centimetro qua e mezzo centimetro qua, e totale 1 cm, e ci posizionerete dopo l'elastico. Questo, ripeto, dipende dalla misura del vostro elastico in altezza. Quindi il mio è da 2,5 cm, quindi io metterò i segnetti quindi sulla metà, penna cancellabile, mi vado a segnare qui dove posizionerò poi il mio elastico, sia di qua e sia di qua. Metterò questi riferimenti. Allora, fatto questo, dovete adesso andare a ritagliare il tessuto distanziandovi dalla sagoma di circa 1 cm. Prendete la forbice, vi distanziate di 1 cm, così senza essere tanto precise, lasciate un po' di margine tutto intorno e andate a ritagliarvi il tessuto così. Ecco fatto. Ho ritagliato 1 cm in più tutto intorno.
Adesso prendo l'altro tessuto, lo sotto metto l'ovatta piatta, io ne metterò 2 strati perché questa ovatta piatta che ho acquistato ultimamente è proprio brutta, devo dire brutta brutta, e non la comprerò più in questa merceria, e quindi ho dovuto mettere 2 spessori, 2 strati, scusatemi, per fare un po' di spessore. Poi posiziono sopra il mio tessuto che qui è sul dritto e questo poi andrà dritto con dritto, però prima di fare questo andiamo a rivestire l'elastico. Quindi mio elastico, adesso vi do la misura, ma questo dipende dalla circonferenza del vostro barattolo. Io ho calcolato la mia circonferenza e quanto ne servirà. Quindi considerate che qua poi ci andrà l'etichetta e la misura prendetela così, magari facendo tensione e calcolando qui davanti poi l'etichetta. Allora, il mio misura 27 centimetri. Vi do anche la circonferenza del mio barattolo che è di 35 centimetri. Adesso dobbiamo rivestire questo elastico con questo bel tessuto. Io userò questa tinta in filo perché successivamente questo soggetto avrà un bel vestitino che sarà di questo colore e quindi richiamerà poi tutti questi bei colori che si abbinano tra di loro. Adesso vi do la misura, quest'unica striscia misura 8 centimetri per 50, quasi 58 di lunghezza. Cosa faccio? Vado a cucire questo tubolare, metto dritto con dritto, magari mi fermate sempre con le mollettine o con lo spillo, e andate a cucire. Se usate come me un elastico da 2,5 cm, chiaramente, perché questa misura in altezza è per questo elastico da 2,5 cm, e cucite questo tubolare da qui a 1 centimetro dal bordo con un punto dritto. Quindi adesso lo vado a cucire e poi lo vado a risvoltare, tolgo un pochino di eccesso e porto tutto sul dritto. Quindi vado a cucire, ci vediamo dopo, è facilissimo. Una volta risvoltato il tubolare, prendo l'elastico, aiutatevi magari adesso ad inserire l'elastico all'interno con una spilla da balia oppure con questo attrezzino. Io questo l'ho preso su AliExpress. Inserisci nastro, inserisci elastico, lo faccio passare all'interno e lo porto qui all'estremità. Adesso state attente perché lo dovete bloccare appena arrivate alla fine, quasi alla fine. La striscia è più lunga perché voglio dare un bel drappeggio a questo elastico, quindi qui sto attenta a non inserire ulteriormente l'elastico all'interno, altrimenti devo rifare tutto da capo. Quindi appena arrivo, vedete che bello, già si sta per arricciare, appena arrivo qua io qui prendo e metto uno spillo, metto uno spillino e lo blocco qui così, e adesso continuo e faccio arrivare l'elastico fino a qui. Se no potete fare la seguente: prendete e date vari punti di cucitura qui all'elastico, avanti e indietro, avanti e indietro. Bloccate, ne fate un altro, io ne faccio un altro per sicurezza. Ok, così sto tranquilla che non entrerà dentro. Tolgo lo spillo e sono a posto. Quindi sono arrivata qui, adesso piano piano tiro l'elastico fuori e mi vado a sistemare anche questa ricciatura. Ecco qui, sono arrivata qui, vado a fare la stessa cosa, vado a dare dei punti di cucitura. Che bello, bellissimo. Quindi vado varie volte a fare avanti e indietro, avanti e indietro. Io lo faccio sempre 2 volte. Perfetto, elastico pronto. Vedete che bello, risistemate qui riccio, sembra uno scrunchie. Il procedimento comunque siamo lì, è quello. E quindi ho formato l'elastico che adesso dobbiamo posizionare qui all'interno. Quindi prendete le 2 estremità, qui ci sono i riferimenti dove io andrò a posizionare sul dritto qui l'elastichino, ok?
quindi faccio fuoriuscire, qui c'è la cucitura, quindi la cucitura la faccio fuoriuscire dal disegno della sagoma, così prendo uno spillino e lo fisso così. Stessa cosa anche qui, lo posiziono qui sul segno, faccio fuoriuscire perché altrimenti la cucitura che ho fatto si vedrà, la faccio fuoriuscire dal disegno della sagoma così e vado a fermare anche qui con uno spillino. Ecco fatto. Adesso mi devo fermare un attimino così, in questo modo, e vado a mettere adesso dritto con dritto in questa maniera. Fermate anche qui con uno spillino, qui ci sarà l'apertura in basso, mettete anche il riferimento, magari ve lo disegnate sul rovescio i due segnetti dove resterà l'apertura, lasciate una bella apertura. Ecco fatto. Adesso prendo la mia imbottitura, posiziono tutto quanto e vado a mettere altri spillini. Allora, qua giù ci sarà l'apertura, lasciate circa 6 centimetri di apertura, proprio perché c'è l'elastico e quindi dovrò l'elastico col tessuto che è abbastanza spesso, quindi inizio a cucire da qui e vado a cucire a 1 centimetro dal bordo tutto intorno alla sagoma, e qui mi blocco perché qui resterà aperto. Usate la lunghezza più corta che avete, io cucirò con lunghezza punto 2. Adesso vado a ritagliare tutto l'eccesso dell'imbottitura e anche dell'ovatta a fiocchi. Qui dove c'è l'apertura lasciate sempre 1 centimetro e mezzo in più di tessuto. Qui l'ovatta dove c'è l'apertura, questa parte qui la dovete togliere, quindi la tagliate, state attenti a non tagliare il tessuto, e questo eccesso qui mettete la forbice così e l'andate a togliere. Io ho lasciato circa 5 mm tutto intorno. Ok, adesso posso portare sul dritto. Una volta stirato, resterà qui l'apertura, quindi inserite il tessuto all'interno, magari stirate, che è meglio. Adesso decidete se fare una ribattitura, se chiudere questa apertura con un punto di cucitura a mano. Io ho deciso di fare un punto di ricamo, un punto filza col filo da ricamo tutto intorno. Entrerò praticamente da qui, da dove c'è l'apertura, fate un nodino alla fine del filo, questo presumo lo sappiate fare tutto, così nasconderò adesso il punto. Mi distanzio dal bordo di un paio di millimetri, circa 3, inserisco il filo all'interno e vado a fare dei punti regolari su tutto il perimetro della mia etichetta, e sarà un bel punto decorativo. Potete fare, se volete, anche il punto festone. Io preferisco fare il punto fizza, mi piace di più. Quindi fate questo lavoro su tutto il perimetro, così andremo nello stesso tempo non solo a decorare la scritta, la targhetta, ma anche a chiudere l'apertura.
Allora, ho effettuato il punto filza e così ho chiuso anche quella piccola apertura da dove avevo risvoltato. L'effetto è bellissimo, molto country, shabby, una via di mezzo. Nel frattempo ho realizzato anche questi biscottini in panno lence, uno a forma di cuore, uno semplice, rotondo con all'interno il panno lence marrone per simulare il cioccolato. Sono tutti colori che stanno bene tra di loro. E questo che è identico a questo, con lo stesso procedimento che adesso vi farò vedere, a forma di cuore. La dimensione cambia e cambia pure la forma. Vi ho messo anche il cartamodello di questo piccolo cuoricino sul cartamodello. Adesso qua giocate a gusto vostro, anche perché questa etichetta, non so se avete scritto anche voi biscotti, ma potete metterci dentro il vostro barattolo qualunque cosa. Quindi nel mio caso biscotti, ci metterò i biscotti e quindi ho disegnato i biscottini, ma potete realizzare dei fiocchetti, delle piccole roselline, insomma quello che più piace a voi. Adesso vi faccio vedere come si fa questo ciondolino, questo biscottino che dopo metterò qui. Adesso non so come, che cosa utilizzerò per appendere questi ciondolini. Man mano che faccio il tutorial poi mi vengono le idee, non so se mettere poi il nastrino di questo colore o dello spago. Adesso vediamo. Allora, come ho fatto lo zucchero a velo? Semplicissimo, ho messo in parti uguali un po' di acqua e un po' di colla vinilica, questa. Ne ho messo circa un dito, ma è tanto, un dito e un dito di colla, un dito di acqua e un dito di colla. Ho preso un pennello, ho bagnato il biscottino qua e là, poi ho preso un po' di bicarbonato e ho spolverizzato su la polvere, e questo sarà l'effetto che andrà a simulare lo zucchero a velo che troviamo nei biscottini di pasta frolla. Va bene, adesso vi faccio vedere come si realizza e do anche il diametro per chi magari non può scaricare il cartamodello e vuole un'indicazione più o meno della dimensione di questo biscottino. Allora, il diametro è di 4,5 cm, ce ne vorranno due e uno per il ripieno, nel mio caso rosso, perché qui insieme al marrone sta benissimo. Allora, prendo soltanto un dischetto, lo vado a piegare così a metà e qui all'incirca al centro vado a ritagliare un cuoricino, ma potete farlo anche rotondo come questo, perché il procedimento è identico. Sempre su carta modello vi ho disegnato il cuoricino all'interno del biscotto. Ovviamente i tre dischetti devono essere tutti e tre della stessa dimensione. Cercate di smussare un po' se ci sono, ecco, degli spigoli. Allora, cosa faccio? Prendo il primo dischetto, lo piego a metà e su questa metà io farò a mano libera, voi avete carta modello, mi vado a ritagliare il cuoricino. Nel frattempo mi preparo anche un pezzettino di nastrino per fare il cappietto. Potete mettere qualunque cosa, anche lo spago, Io userò questo nastrino perché mi piace il colore e sta anche bene con tutto il resto. Ad iniziare però mi vado ad incollare i biscottini, quelli più piccolini. Metterò quello più piccolo e tondo sovrapposto al cuoricino, così in rilievo. Sarà in rilievo, bellissimi. E poi l'altro lo metterò così, bellissimi. Ecco fatto, guardate che bell'effetto, meraviglioso. Ok, adesso facciamo il biscottino, il ciondolino. Allora, il cappietto è pronto, lo metto qui, altrimenti lo dimentico. Io userò questa tonalità di color biscotto, un panno lence, quello morbido, di spessore normale, penso sia da 2 mm, e il rosso ciliegia, ma ripeto, usate i colori che più piacciono a voi, che si abbina con tutto il resto. Allora, adesso cosa faccio? Prendo il ripieno, prendo il cappietto, lo metterò dopo. Allora, lo posiziono così, prendo ago e filo da ricamo, che mi sono persa, ragazze. Ecco qua, l'ho trovato, userò 3 fili per far vedere bene il punto. Inserisco l'ago qui all'interno, vado a pizzicarlo, fermate un capo del filo col nodino chiaramente, e esco fuori così.
in questo modo, così il nodino verrà nascosto. Adesso prendo quello che ha il cuoricino, lo sovrappongo e inserisco all'interno, mi distanzio dal bordo di qualche millimetro e vado a fare il punto. A questo punto, scusate il gioco di parole, inserisco così l'ago all'interno e vado a formare il primo punto. Adesso vado a fare la stessa cosa, parto da sotto, esco fuori, cerco di fare i punti regolari uno accanto all'altro, cercando di farli della stessa distanza e inserisco l'ago, va su e poi inserisco l'ago all'interno. A questo punto penso che lo sapete fare, lo sanno fare un po' tutte, ma chi non lo sa fare il procedimento è questo. Dovete fare la stessa cosa per diciamo tutto il biscottino, però dovete, quando state per arrivare alla fine lasciate, vi fermate un attimino perché dobbiamo adesso riempirlo con l'ovattafiocchi. Quindi io continuo, entro da sotto, entro in quest'asola che si va a formare e vado a fare la stessa cosa, entro da sotto, molto rilassante, e vado a chiudere, entro sempre da sotto e entro con l'ago all'interno di questa asola e continuo. Adesso io velocizzo, ragazzi, che è facilissimo, biscotto più facile che possa esistere, e chiudo e vi si formerà il punto festone. Allora, continuo, appena arrivo qua mi fermo, vado a riempire chiaramente sotto, non qua perché qua c'è il foro, c'è il cuoricino, ma sotto. Comunque adesso questo passaggio lo faccio vedere. Allora, sono arrivata quasi alla fine, vedete? Ho preso un po' di ovattafiocchi e ho riempito il biscottino. Una volta riempito per bene, non mettetene ovviamente tanta, vado a chiudere, vado a continuare e finisco il mio punto festone. Tutto qua e il biscottino è pronto. Nel momento in cui chiuderò tutta l'apertura, io andrò a simulare anche i buchini all'interno del biscottino. Adesso ve lo faccio vedere. Comunque sono arrivata qui alla fine, vedete? Cosa faccio adesso? Da un altro punto qui, per non far vedere l'ago, passo qui nel filo accanto e vado a formare il nodino. Ne faccio un altro e vado a bloccarmi il filo così non si snoderà. Poi passo all'interno e vado dietro. Adesso così a caso, senza alcuna precisione, vado a formare un po' di profondità facendo dei piccoli fori, vedete come ho fatto qui e come ho fatto anche qui. Li farò così a caso, ne farò uno qui, uno qui, uno qui, ma senza alcuna precisione. Quindi adesso entro nuovamente e vado così a tirare il filo, rientro nuovamente, tiro e ho formato il primo foro che va a simulare un po' la pasta frolla. Poi passo all'interno qui, mi dirigo qui sulla parte opposta, rientro nuovamente il filo, esco di qua e vado a fare la stessa identica cosa. Tiro e vado a simulare questo buchino. Ripasso nuovamente da qui all'interno ed esco di qua e vado a fare la stessa cosa. Rientro, esco di qua e vado a formare un altro piccolo foro. Rientro nuovamente qui, esco di qua e mi si è tolto pure l'ago, ragazze, e vado a formare i buchini. Fatene qualcuno, ma senza alcuna precisione, un po' qui, un po' qui e un po' qui. Oh, una cosa importante, ho dimenticato, perché questo capita spesso, di mettere il ciondolino. Adesso io, siccome qui c'è una piccola fessura, vedo di inserirlo all'interno e vado a dare proprio un puntino di cucitura. Mannaggia, ho dimenticato, ragazze, può capitare. Voi non dimenticatelo. Quindi adesso piano piano cerco di inserire, prendo un'altra pinzetta perché questa non va bene, cerco di inserire il cappietto all'interno e poi vado a dare un puntino di cucitura, se no metterò un puntino di colla.
Adesso prendo lo stesso nastrino, lo inserisco all'interno di una estremità e vado a chiudere. E chiuderò facendo un piccolo cappio. Così. Benissimo. Ok, tolgo questo eccesso, dopo passerò anche l'accendino per evitare che si possa sfilacciare il nastrino. Il primo ciondolino l'ho messo, adesso vado a provare un attimino, ok, e adesso qui un po' più su metterò l'altro e farò la stessa cosa, altrimenti potete fare anche un semplice nodino. Che bello. Ok, in questo caso vado a realizzare il nodino, così lo so benissimo che verrà corto. Questo biscottino sarà più corto in altezza, così, esatto. Questo è l'effetto che volevo io. Benissimo. E poi ma potete farci anche un bel fiocchetto, vediamo un po'. Vado a bloccare il nodo, così, ecco fatto. Adesso sì che ci siamo quasi quasi qua. Vado a realizzare un altro biscottino che starà giù e lo farò tutto rosso. Magari sapete cosa faccio? Faccio un cuoricino pendente come questo e lo metterò qui. Lo cucirò direttamente all'interno. Tanto questo poi, vedete, lo potete anche togliere una volta che aprite il tappo, quindi non fatelo stretto stretto. Ok. Allora, ho ritagliato 2 sagome identiche e adesso vado a fare la stessa cosa che ho fatto per gli altri. Inserisco, blocco solo sul lato, faccio un nodino al filo, inserisco dentro il filo e vado a fare il punto festone tutto intorno. Lascio sempre qui una piccola apertura. Quando arrivo qua su inserisco il nastrino all'interno e me lo vado a cucire direttamente qui. Stavolta non lo dimentico e vado anche a riempire con un pochino di ovatta a fiocchi. Adesso sono veramente soddisfatta del risultato. Adesso prendo un pezzettino di carta perché voglio mettere anche qui un po' di zucchero a velo. Bagno il pennellino, tolgo un pochino di eccesso, ne metto proprio poco. Metto anche qui. Ok, prendo un pochino di bicarbonato e vado a mettere un poco, ecco qui, per simulare il zucchero. Sembrano veri, mi ho voglia di mangiarli. Va bene, poco, ecco fatto. Bellissimi. Ecco qui, questo lo mettiamo così. Ecco qui, la prima parte del tutorial è finita. Continuerò il tutorial con l'anno nuovo nel 2026. Vedrete, non vi svelo nulla, ma il soggetto sarà simpaticissimo, simpaticissima, sarà bellissima. Poi vedrete. Intanto vi ringrazio ognuna di voi per aver visto il tutorial. Spero che il tutorial, l'etichetta per il vostro barattolo vi sia piaciuto.
se vi è piaciuto iscrivetevi al canale, se non siete iscritte l'iscrizione è gratuita, io vi aspetto anche sul mio gruppo privato su Facebook, il Cucito di Miu, che ho aperto per dare la possibilità a voi che realizzate i vostri lavori guardando i miei tutorial di poterli pubblicare lì, un mi piace, una condivisione e un commento se potete, e regalatemi anche l'hype, che è la nuova funzione di YouTube, sempre gratuita. Che dire ragazze, io abbraccio ognuna di voi, vi auguro delle serene feste, un felicissimo anno nuovo, un abbraccio creativo da me, da Miu. Ciao a tutte, ci vediamo nel 2026 e che sia un anno super stupendo per tutte noi. Ciao a tutte.